Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Grazie di essere qui con me. Allora, quest'oggi è un qualcosa di particolare, veramente particolare, anche se è facilissimo da fare. Parliamo della, non so neanche bene come definirla, se mantella, se scaldacollo, poncio, non lo so, lo deciderete voi. Comunque io l'ho chiamata Cleopatra, anche un po' per il fatto di come abbellisce il collo, non lo so, ma poi più che altro in onore della mia Cleopatra, la mia cagnolina, che ho perso 12 anni fa e quindi aveva 17 anni. E vi faccio vedere appunto, questa è la parte che va sulle spalle, scende, non va a punta e man mano arriva a questa lunghezza. Ecco, spero che questo colore, che erano 3 gomitoli che io avevo, riesca comunque a farvi capire la bellezza, ecco, a farvela sentire. Allora, questa parte, la parte quella in alto, l'ho realizzata ai ferri, poi vedrete, vi spiego tutto, da dove si parte, eccetera, eccetera. Ma questa parte, se non vuoi farla ai ferri, puoi farla ad uncinetto o con l'uncinetto tunisino, comunque te lo dico anche più avanti. La parte sotto invece assolutamente ad uncinetto, quindi questa parte è tutta ad uncinetto. E direi che come filato è un filato che io avevo, come dicevo appunto, ne avevo solo più 3 gomitoli e sono rimasta proprio all'ultimo, mi sono rimaste proprio una manciata di filato, e per non lasciarlo lì ho realizzato una mini, una mini pochette per le monetine. Ok, quindi per non lasciarlo lì, perché era veramente poco e con quello che avevo ho fatto quello che ho potuto. Quindi direi che per questo progetto va bene qualsiasi filato, se un po' più spessotto sarebbe meglio, perché questo lo possiamo mettere sopra le giacche oppure semplicemente come mantellina da tenere sopra un cardigan. Ok, quindi cerco di fartelo vedere. Ok, ok, vedi? Rimane così. Poi attenzione, si può mettere, questo è il metodo, il modo tradizionale di metterlo, ma se lo vuoi fare con un filato più sottile, guarda, basta semplicemente anche spostarlo. Con una mano mi è sempre complicatissimo spostarlo in questo modo e avrai l'effetto, vedi? Questo effetto qui, quindi può essere proprio solo un abbellimento, se vogliamo, no? Per il nostro outfit. Ora che lo dico in inglese, lo possiamo mettere, aspetta, lo sistemo, poi te lo faccio vedere. Così volevo farvelo vedere, c'è praticamente i bottoncini sulla spalla, vedi? Sulla spalla è lasciato in questo modo, che poi uno lo può utilizzare così, lo può spostare, insomma, e rimane in questo modo qua. Io lo trovo carinissimo. Carinissimo. A dire il vero, è partito tutto dai bottoncini, colpa loro, perché con i bottoncini sono andata a fianco a questo filato, ho detto caspita, perché qui per un bottone così grande ci vuole un filato grande, no? Allora ho pensato, questo filato proprio può andare bene, quindi colpa loro, colpa loro. Sapete che io difficilmente uso colori scuri, però spero che riuscite a capire comunque qual è l'intenzione e qual è la bellezza di questo capo. Ve lo faccio ancora vedere una volta dietro, Provate a realizzarlo con me, perché ripeto, anche se non sei capace con i ferri, non sai usare i ferri, o vuoi realizzarlo tutto ad uncinetto, questa parte tutta ad uncinetto, puoi realizzarla tutta ad uncinetto, o ad uncinetto tunisino. Ok, basta. Spero che vi piaccia. Andiamo al lavoro. Allora, partiamo con il vedere come si struttura questa creatura nuova che ho chiamato Cleopatra. Sì, per come
aderisce al collo e rende imponente, diciamo, no? La visuale. Quando ci vedono, ci guardano, vediamo questo collo con queste ondine, insomma, è un po' alla Cleopatra, ma anche per ricordare la mia cagnolina che non c'è più da oramai 12 anni ed era Cleopatra. Allora, va bene, Luna, avrei voluto chiamarla Luna, ma di mantella scaldacollo col nome Luna ce n'è veramente tante, quindi va a finire che scompare, quindi ho pensato alla mia Cleopatra. Benissimo, come è strutturato? Innanzitutto abbiamo un rettangolo, questo rettangolo è poi in fin dei conti una sciarpa, è semplicemente una sciarpa che puoi lavorare ai ferri, puoi lavorare ad uncinetto, puoi lavorare anche ad uncinetto tunisino. Per l'ultimo, l'uncinetto tunisino, ho fatto proprio a breve, cioè pochi giorni fa, un tutorial proprio per fare le presine ad uncinetto tunisino e da lì si capisce, si impara, no? Come utilizzarlo e come fare i primi 2 punti, i punti più semplici. Quindi abbiamo detto che possiamo iniziarlo con i ferri, con l'uncinetto o l'uncinetto tunisino. Io ho iniziato con i ferri e così inizierò, ma tengo a precisare che appunto puoi fare questa parte, la parte della sciarpa, perché tutto sommato è poi una sciarpa, come vuoi tu. Uncinetto, ferri o uncinetto tunisino, come tu ti senti più a tuo agio. Ok, noi inizieremo con i ferri come detto e mi sto ripetendo. Allora, io ho realizzato la mantella Cleopatra che ho appena fatto e larga 28 centimetri e ho montato 25 maglie. Io ho scritto catenelle, sono 25 maglie che possono essere 25 catenelle a seconda se la fai col tunisino o con l'uncinetto normale. E ho lavorato la maglia rasata. Il filato che ho utilizzato, poi te lo faccio vedere meglio, è molto spesso. Ho utilizzato i ferri del 8 e anche l'uncinetto identico, quindi ferri 8 e uncinetto 8. Ho sviluppato una lunghezza di 85 centimetri. Questa parte è larga 28 centimetri insieme alla parte del dietro che andiamo a fare sarà in totale 55 centimetri. Questi centimetri che io vi do sono esattamente i centimetri in circa, sono i centimetri che io ho realizzato, cioè che io ho sviluppato con queste maglie, con quel filato da ferri e uncinetto numero 8. Detto questo, dipenderà dal tuo filato, da quanto tu farai lunga e larga questa parte e ovviamente in base al filato che tu avrai, in base a quello, utilizzerai i ferri o l'uncinetto adatti. Ok? Quindi ti ho dato più o meno un'indicazione di come l'ho creata io, come è venuta, quanto larga, lunga è venuta, a parte che l'hai vista anche nel video iniziale, però ecco, per darti l'idea in centimetri di quanto è diventata grande. Ok, è velocissima da fare, come detto puoi iniziare in qualsiasi modo, quindi chiunque che ami i ferri o l'uncinetto può realizzare la mantella a scaldacollo Cleopatra, ok? Partiamo. Se non vuoi realizzarla con i ferri, ma con per esempio l'uncinetto tunisino e fare la stessa fascia, è uguale. Mi farai le 25 catenelle, ok? 25. Io adesso io sto utilizzando l'uncinetto tunisino, adesso ne farò solo qualcuna, ecco, mi fermo qui. Poi riparti praticamente caricando tutte le maglie sull'uncinetto tunisino. Aspetta che ti tolgo questo e ti faccio vedere come fare. Quindi carica tutte le maglie e questo lo vedi bene nel tutorial della presina
no scusami, qui sono già arrivata, della presina tunisina. La vedi proprio, è nel mio canale, quindi qui ti faccio vedere bene come prendere le maglie, come fare il primo giro e anche il secondo, quindi dove chiudi la prima e poi ne chiudi 2 a 2 in questo modo. Allora, e fin qua l'abbiamo visto nel tutorial. Ora però nel tutorial ti ho fatto vedere come fare la maglia rasata con l'uncinetto tunisino, ma non ti ho fatto vedere come fare la maglia invece, la maglia rasata te l'ho fatta vedere, la maglia legaccio con l'uncinetto tunisino, per fare i primi giri di maglia legaccio. Allora, quando abbiamo fatto i primi 2 giri, che sono quelli di base, no, per l'uncinetto tunisino, abbiamo fatto il primo per caricare le catenelle, poi abbiamo preso, quello non si conta, abbiamo preso poi tutte le maglie e le abbiamo chiuse. Ecco, a questo punto qui cambia. Cambia perché dobbiamo andare sì a prendere il punto. Allora, innanzitutto portiamo il filo sull'uncinetto, poi andiamo a prendere questa barretta che troviamo, fai cadere il filo e lavori la maglia. Quindi filo sull'uncinetto, andiamo a prendere la barretta, fai scendere il filo e chiudi. Filo sull'uncinetto, entra nella barretta, fai scendere e chiudi. Automatico e chiudi. L'ultima maglia è sempre quella dove devi prendere sia una barretta che l'altra, quindi tutte e 2 le maglie, questa e quella dietro, vedi? Devono essere 2 per chiudere per bene. E poi a questo punto chiudi la prima, poi chiudi 2, chiudi 2, chiudi 2 alla volta, fin quando torni indietro. Ok, quindi ripetiamo: filo sul davanti dell'uncinetto, passi dentro la stanghettina, fai cadere il filo, prendi il filo sull'uncinetto e chiudi. Filo, ricordati solamente il filo sul davanti dell'uncinetto, poi passi dentro la stanghettina e tiri giù il filo. Lo riprendi e chiudi la maglia. Chiudi, siamo arrivati all'ultimo, prendi questa e la sua gemellina dietro, eccola qua, prendi il filo e adesso andiamo a chiudere 1, andiamo a chiudere 2, la prima la chiudi sempre singola e poi 2 a 2. Ok, in questo modo tu farai, ovviamente qui poi andrebbe chiuso il punto, in questo modo tu farai la maglia legaccio. Per fare la maglia invece rasata, entri decisamente tra questo e quello dietro, entro, passo dietro, prendo il filo e lo tengo su. Quindi entro, passo dietro, prendo il filo e lo tengo su, così, 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 e ho l'ultima che è qui, 1 e la sua gemellina e 2. Prendo il filo e mi scappa e tiro su. Chiudi sempre nello stesso modo, quindi 1 e poi 2, 2, 2,
2, 2 e 2. Ok, di nuovo entro, prendo il filo e tiro su, entro, prendo il filo e tiro su, entro, 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 l'ultima, 1 e la sua gemella. Ok, come vedi abbiamo quindi, adesso qui ho fatto solo due giri e 2 giri, però abbiamo un similare. Qui lo abbiamo ai ferri, qui ho fatto un po' più giri, un po' più maglie, e qui lo abbiamo ad uncinetto tunisino, un po' più giri, un po' meno giri e un po' meno giri anche di maglia rasata, però come tu vedi si somigliano moltissimo. Certo è che con i ferri ho utilizzato, vabbè, il 5,5, questo qui è un 6 e mi dà più o meno la stessa altezza, però l'uncinetto è un mezzo punto più grande. Quindi decidi te come proseguire, se con l'uncinetto tunisino, con i ferri o con l'uncinetto seguendo semplicemente delle maglie basse o delle mezze maglie basse. Ci ritroviamo quando? Quando tu hai fatto la tua sciarpa, che ti ripeto io l'ho fatta lunga 84 centimetri. Quando l'hai realizzata torna qui che andiamo a fare tutta la parte del retro, ok? E poi le rifiniture e quant'altro. A dopo. Userò per l'inizio del tutorial un filato diverso e quindi ovviamente devo utilizzare anche dei ferri diversi. Per prendere le maglie, se tu hai un filato più spesso e vuoi appunto farlo da 25 maglie, è molto semplice se utilizzi ferri. Io utilizzo questi rettilinei ma dritti, scusate se no mi, mi sgridano subito, i ferri dritti, non rettilini, dritti. Utilizzo i ferri dritti ma puoi utilizzare ovviamente anche i circolari, ok? Allora io mi baso per vedere la codina che mi serve per iniziare con le mie dita, quindi praticamente faccio un giro, questa è la codina, faccio un giro tra pollice e mignolo. Io devo fare per esempio 25 maglie, per esempio, quindi ogni giro che io farò, questo è il primo e mi vale 10 maglie, questo è il secondo e mi vale 20 maglie, ok? E visto che 25 faccio anche il terzo e ne metto ancora un pezzettino, si sa mai che il conto non sia giusto. Quindi prendo, qui c'è la codina, prendo il filo in questo modo e lascio andare. Quindi so che devo partire da questa parte. Ferri alla mano, è un cerchietto dove porterai dentro il filo e stringi in questo modo qua. Lo giri sulle tue dita, poi prendi il filo in mezzo e formi un cappio. Ok, lo inserisci dentro il tuo ferro in questo modo e abbiamo già la nostra prima maglia. Poi dobbiamo prendere i due fili, quindi praticamente questo è quello del gomitolo e questo è quello della codina. Cosa facciamo? Andiamo, aspetta che stringo un pochino questo. Andiamo a prendere, guarda, allora è una freccia, vedi? Come se fosse una freccia. Questo è il filo del gomitolo e questo della codina. Inserisci il filo in questo modo e tieni i fili, guarda come li tengo fermi, con l'indice e sì, l'indice, l'anulare e il mignolo, vedi, 1 e 1, 2. Allora, adesso tu hai il filo sopra l'indice e intorno al pollice, ok? Così. Vai a prendere col ferro, portati verso il pollice, vedi che si chiude questo filo su questo, vai a prendere il filo, ora raccogli il filo che hai sull'indice e lo porti all'interno e tiri. Quindi
rimettiti in posizione, così, guarda la mano come ce l'ho. Ok, il filo va dietro l'indice e dietro il pollice, quindi hai da prendere col ferro, ti sposti sul pollice, spostati in questo modo, prendi il filo dell'indice adesso e lo porti dentro l'asola del pollice, fai scivolare tutto e nel frattempo ti riposizioni, quindi è 1, 2 e 3. Di nuovo 1, 2 e 3. Come vedi, io appena lascio, guarda, allora prendo il pollice, prendo il filo dell'indice, lo porto all'interno, io lascio solamente il pollice e poi tiro il filo e così sono di nuovo in posizione. Quindi prendo il pollice, vado a prendere l'indice e porto all'interno dell'asola del pollice. È il pollice che mi lavora, ok? Quindi 1, 2 e il pollice che porta tutto sul ferro, quindi 1, 2 e il pollice che porta sul ferro, 1, 2 e il pollice porta sul ferro, ancora una volta lentamente. Allora qui abbiamo il pollice, vedi il filo si incrocia e il ferro che va verso il pollice, così va a prendere, quindi giro la mano, va a prendere il filo sull'indice, il pollice ha preso il filo sull'indice, lo porti all'interno del filo sul pollice e tiri. Io praticamente questa mano, questa parte qua, non la muovo quasi mai, quindi è 1, 2 e 3. Tengo fermo magari qui e tiro col pollice. 1, 2 e 3. Tengo fermo qui e tiro col pollice. Facciamo ancora una volta lentamente. Allora, qui hai la freccia. Il filo è tenuto con queste dita, sia quel filo che questo. Così. Prendi il filo sul pollice andando con il ferro sul pollice. Ora passa il filo dell'indice sul ferro e lo porti all'interno del filo sul pollice e tira. Ok, in questo modo tu avrai le tue catenelle. Ora, io ne ho fatte per averne 25, ma ti faccio solo un campioncino, poi andiamo avanti sul progetto reale, ok? Quello che noi andiamo a fare sono 3 o 4 o 5 giri a maglia legaccio, quindi solo esclusivamente dritto. Quindi ciò che noi dobbiamo andare a fare adesso è fare tutte maglie a dritto. Tutti i giri avranno la maglia a dritto. Per quanti giri vogliamo, non c'è una regola, ok? Quindi praticamente tu passi il filo, ecco, eventualmente perché l'inizio della presa del filo ai ferri non l'avevo fatta nel tutorial, la sciarpa unisex che c'è nel mio canale. Quella sciarpa è fatta con i ferri in C2C in modo molto lento, in modo tale da anche proprio per le principianti che non hanno mai preso l'uncinetto, i ferri in mano, quindi se non hai mai preso i ferri in mano, ecco, quello sarebbe un tutorial indicato, altrimenti segui me, ok?
seguimi, io ti lascio comunque il link anche a quella sciarpa che è bellissima e potresti farla tranquillamente anche così, anche in questo caso, e poi dopo mi riprendi, quindi farla in C2C e poi mi riprendi per la parte, quella che va sulle spalle. Dipende da te, dai tuoi gusti, ti do libera scelta in questo tutorial. Quindi invece io vado avanti a fare qualche giro a maglia legaccio, quindi solo dritto, ok? Quindi inserisco il ferro, prendo il filo e lo porto all'interno, inserisco, prendo il filo e lo porto all'interno. Io ho pochissime maglie, tu ovviamente avrai, se hai un filo come il mio, molto spesso come il mio, con quello che ho creato Cleopatra, che molto spesso da ferri numero 8 con 25 maglie bastano. Se è sottile o medio come questo, io direi che un 35 maglie dovrebbero andare bene, ma l'ampiezza la scegli tu. Scegli tu quanto vuoi che sia largo. Io ti ho detto anche quanti sono i centimetri che io ho realizzato, e quindi a quel punto scegli tu come crearla, ok? Quanto ampia tu vuoi che sia la fascia che starà sul tuo collo e che scende sulle spalle. La mia l'ho fatta di, aspetta, di 25 catenelle e 28 centimetri. Ce l'ho dietro la schiena, ma non riesco a vedere bene, se non sbaglio 28 centimetri. Quindi tu falla, ecco, con i centimetri che desideri. Io sto continuando ad andare avanti, quindi questa parte qui sarà una parte che iniziale e finale. Quante righe stai facendo qui, tante righe farai poi alla fine, ok? Io l'ho rifinito così, però anche lì libera scelta. Io faccio ancora un giro tutto a dritto, quindi tutto maglia legaccio. Faccio ancora un giro, e questa parte l'ho spiegata bene appunto nello scialle unisex che trovi nel canale, per quello mi stai vedendo andare abbastanza con rapidità. E ripeto, se proprio con i ferri non ti va di creare, puoi fare semplicemente una sciarpa a punto basso, sarebbe perfetto perché è così molto piena, o mezzo punto alto, oppure un punto alto se vuoi farla, se hai un filato più sottile va bene anche a punto alto, decidi tu. Quando arrivi alle maglie iniziali che tu hai scelto di fare, quindi un tot di margine, diciamo così, chiamiamolo margine, allora adesso lavoriamo una riga avanti e una riga dietro, nel senso che facciamo la maglia rasata. Quindi partiamo con la riga avanti, che poi è la stessa che abbiamo fatto adesso. Continuo a toccare i ferri contro il mio banco lavoro, quindi sentirai tic 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 tic, sono i ferri, sono i ferri. Ok, arrivati alla fine della riga, giriamo il nostro lavoro e iniziamo con la maglia a rovescio. Allora, io sono con i ferri dritti, come detto. Se tu li hai con hai ferri circolari, a quel punto sai che la maglia a rovescio non si lavora come la sto lavorando io. Io ti faccio vedere come la lavoro io con i ferri dritti, che è così, cioè prendendolo da dietro, quindi prendo la maglia dietro, porto il filo sul ferro e poi la faccio uscire. Quindi è semplice, 1 e 2, 1 e 2. Inserisco proprio il filo sopra il ferro, faccio passare il filo e via. Quindi così e giù, così, prendo carico il filo e lo porto dentro, carico il filo e lo porto dentro.
ok. Quindi se vedi che, e qui torniamo a fare il punto dritto, ok. Stiamo praticamente lavorando la maglia rasata. Il punto dritto, come vedi, il ferro non è più così che diventa rovescio, ma semplicemente lo prendo in giù, passo il filo e lo porto su, ok. Quando hai finito la tua riga, giri il ferro e vedi che lo vedi cosa devi lavorare. Quando è così è maglia legaccio, no? Quindi il dietro del lavoro. Quando invece è così, questo è la maglia dritta, il dritto praticamente del lavoro, è come l'abbiamo lavorata adesso. Quando lo vedi così dobbiamo lavorare il rovescio, e il rovescio è quello dove il ferro, quello di destra, passa sul ferro di sinistra, così, in questo modo. Se per caso sono troppo veloce per te, puoi rallentarmi cliccando sul fiorellino che vedi sotto il riquadro del video sulla destra. E lì dovrebbe esserci la possibilità di rallentare appunto il video. Finito il giro, riprendi a fare la tua maglia a dritto, quindi passi il filo e lo fai uscire, entra, passi il filo e lo fai uscire. Molto 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 semplice. Allora, ripeto, non sono lenta in questo tutorial perché la sciarpa, come detto, la possiamo realizzare in tanti modi, e poi un rettangolo, quindi e c'è poco da spiegarvi, perché se hai scelto di farla ai ferri, magari conosci già i ferri, e quindi stare a far vedere solo la maglia rasata non è questo il tutorial. Quindi quello che tu devi fare adesso è questo, cioè andare avanti per il tuo rettangolo, crea la tua sciarpa ai ferri come io ti ho mostrato, oppure con l'uncinetto tunisino o con l'uncinetto, ok? Vai avanti. Io sono andata avanti per, scusami se mi senti che mi giro, sono andata avanti, qui siamo partiti da qua, quindi 25 catenelle, comunque 28 centimetri, vado avanti per 84 centimetri per quanto riguarda me, ok? 84 centimetri. Quando ho raggiunto l'altezza più o meno di 84, fai di nuovo la maglia legaccio per i giri che hai scelto di iniziare. Quindi se hai fatto 3 giri ne farai 3 finali, se ne hai fatti 6 ne farai 6 finali. Mi piace, hai visto, viene carina in questo modo qua. Allora ti faccio vedere, sono andata avanti per 84, scusami, 84 centimetri. Io l'ho fatta 84, tu puoi farla in qualsiasi misura. Ho finito la mia stola sempre con 1, 2 e 3 righe di diritto del lavoro, solo diritto, non ho fatto diritto e rovescio, solo diritto, come vi ho fatto vedere all'inizio, e adesso vado a rifinire tutta la mia, chiamiamola stola in questo momento. Allora, prima cosa che devo andare a fare è nascondere i fili, altrimenti mi viene una maglia troppo cicciottona. Quindi questo angolo di plastica, vediamo se me lo prende bene. Sì, e andiamo a nascondere i nostri fili. Ok, non vado su questa parte perché è lì che devo andare a lavorare adesso, quindi cerco di farlo passare tra le maglie, neanche di qua,
quindi scendo di qua, e posso chiudere. Stessa cosa farò per gli altri. Uno ce l'ho qui, vado a fare la stessa cosa. Bene, allora adesso prendo l'uncinetto che è lo stesso numero dei miei ferri, in questo caso quindi l'8, e da un pezzo che non lavoro l'uncinetto numero 8, tant'è che ne ho uno vecchissimo. Entro nella prima maglia, la prima riga, entro nella prima maglia, andiamo a prendere il nostro filo, facciamo un incrocio dietro, perlomeno tu fermati come meglio sai, e poi tira su 3 catenelle, 1, 2 e 3. Questa sostituisce la nostra prima maglia alta. Poi dobbiamo saltare, guarda bene, questa è praticamente la maglia a dritto che abbiamo fatto e si vede questo, diciamo, questa parte in rilievo. Qui ce n'è un'altra e qui ce n'è un'altra. 1, 2 e 3. Io salto quella centrale e vado nella terza. Quindi 1, 2 e 3, vado nella terza. E qui farò una V. Quindi andiamo a fare una maglia alta, una catenella, anzi 2, e rientro e faccio una maglia alta. Ok. Ora dobbiamo saltare 3 maglie. 1, 2, non so se tu riesci a vederla bene, comunque sia 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Nella quarta entro, prendo il filo, sempre nella quarta entro, prendo il filo e non vuole prenderlo, ok, e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto e faccio una maglia alta. Ok, continuiamo. Il lavoro adesso su questo lato è sempre uguale, quindi ne saltiamo 3. Qui l'abbiamo lavorata. 1, 2, 3, nella quarta, entra, maglia alta, 2 catenelle, rientra nello stesso punto e fai la maglia alta. Ripetiamo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, nella quarta, entra, maglia alta, 2 catenelle, rientra, nello stesso punto mi fai la maglia alta. Facciamo un'altra V insieme. 1, 2, per me è un po' difficile vederle, però per te sicuramente più facile. 1, 2 e 3, ci puntiamo qui. Se non riesci a vederla, punta più o meno alla stessa lunghezza, no? La stessa lunghezza, più o meno 1, 2, 3, io le guardo anche da sotto, quindi più o meno la quarta è qui. Anche perché qui non abbiamo fatto nessun multiplo, quindi dobbiamo poi sistemare il lavoro verso la fine. E vabbè, qual è il problema? Mangeremo qualche maglia, è vero? Di nuovo. Allora, 1, 2, 3 e vado nella quarta, senza formare il buco, però. Quindi se vedi che ti forma un buco, trova il modo di non formarlo. E io mi sposto nell'altra maglia, mi sposto qua, anche se ne ho saltate, penso di averne saltate di più.
sì, sicuramente, perché vedo che fa la gobbetta, quindi ci fermiamo qui dove dovevo fermarmi, ma cerco di prendere la maglia giusta per non formare il oh, l'ho presa. Ti accorgi, se per caso hai un filato tipo il mio, dove noti meno la maglia, se ti accorgi che tra un tris, scusami, una V e l'altra, qui si forma tipo una gobbetta o qualcosa che non va, ecco, torna indietro, ok? Torna indietro, sposti la maglia. Se invece tu la vedi, ne salti sempre 3 e vai nella quarta. Riproviamo con questa. Allora, questa è lavorata 1, 2, 3, qui la vedo bene, questa è la quarta. Quindi una maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, una maglia alta. Ok, e vado avanti fino alla parte opposta, quindi farò tutta questa parte qui, 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 qui e arrivo qui. Visto che non abbiamo fatto nessun multiplo, quindi non possiamo sapere, perché io lo voglio fare, non so, 50 centimetri, tu 1 metro, chi lo vuol fare proprio lungo lungo, cioè, quindi dipende, dobbiamo sistemare un pochino quando arriviamo alla fine, no? Qui siamo nella parte finale del nostro giro con le V, quindi sappiamo che qui c'è la maglia alta, questa la saltiamo e qui devo fare la V, ok? Proprio qui. Quindi io nello spazio che rimane devo fare un'altra V, quindi non conto se ne ho esattamente 3 da saltare e andare nella quarta, vado nel centro in modo tale da dare più o meno lo stesso, la stessa distanza, no? Tra questo e questo, più o meno. Se ti ritrovi con meno maglie o più maglie, regola, ti puoi spostare un pochino indietro di una maglia, una delle V precedenti, ok? Cioè cerca di giostrarti con ciò che hai per fare in modo che le tue V rimangano abbastanza calcolate, abbastanza distanziate, ok? Una dall'altra. Come detto, io qui non ho tutte le maglie che mi servono, però vado più o meno in centro. Non voglio andare troppo in qua, quindi piuttosto preferisco addossarmi un po' più a quella precedente, alla V precedente, piuttosto che addossarmi a quella finale che precede la fine. Quindi faccio la mia ultima V qui, poi faccio la mia V del margine, quindi nella prima delle 3 maglie a dritto, 2 catenelle e rientro, e poi vado nella prima riga a fare la mia maglia alta. Ok, e così abbiamo finito il nostro primo giro. Il primo l'abbiamo finito. Adesso giriamo il nostro lavoro, ok, e lavoriamo a rovescio. Quindi partiamo con 4 catenelle, quindi non più 3 ma 4. 1, 2, 3 e 4. Saltiamo questa V, la prima, questa la salti e vai nella seconda. Andiamo a diminuire la nostra prima V, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Perfetto, ok? Quindi praticamente queste prime 4 maglie, hanno
permesso la diminuzione di questo, di questa V. Così andiamo a lavorare tutte le V che abbiamo nel modo in cui sappiamo. Quindi entriamo nella V, facciamo una maglia alta, 2 catenelle e rientriamo e facciamo una maglia alta. Quindi andiamo a fare tutte le V una all'interno dell'altra. Così. Siamo arrivati alla fine della seconda riga, alla fine, e abbiamo ancora una V da lavorare che noi invece salteremo. Quindi questa V la salti, metti sull'uncinetto 2 volte, carica 2 volte il filo sull'uncinetto perché andiamo a fare una maglia altissima. Saltiamo come detto la V, andiamo in testa alla prima catenella che abbiamo fatto di 3, che era composta da 3, entriamo in testa, quindi in cima alla terza, prendi il filo e chiudi 2 a 2 le catenelle, le asoline, 1, 2 e 3. E abbiamo finito in questo modo il nostro secondo giro, saltando quindi la V, questa V, sia all'inizio che alla fine, e facendo una maglia altissima, mentre all'inizio abbiamo fatto 4 catenelle all'inizio del giro. Fermo un attimo la registrazione per dirti questo. Io appunto ti sto facendo vedere che devi partire con 4 catenelle e finiremo con una maglia altissima, ciò vuol dire avvolgere 2 volte il filo sull'uncinetto e chiudere 2 a 2. Nel caso in cui tu vedi che ti tira troppo, a me non lo fa, che ti tira troppo questa parte, allora tu partirai con 5 catenelle e finirai dalla parte opposta con una doppia maglia alta, quindi avvolgendo 3 volte il filo sull'uncinetto. Ecco, ho voluto farti questa precisazione nel caso in cui a te dovesse tirare. Non deve neanche sfarfallare, perché questo deve essere avvolgente, però ecco, vedi tu, nel caso sai come fare. Rientriamo nel tutorial. Giriamo il nostro lavoro e non si fa altro che ripetere la stessa cosa. Quindi parti con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto, mi salti questa V che è la prima, hai fatto 4 catenelle, salti questa V, mi vai nella seconda e lavori una maglia alta, sempre se la prendo bene. Allora, una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo una maglia alta. Ok, quindi stiamo facendo una V sopra la V, vedi? Una V sopra la V e continui così per tutto il giro. Alla fine del giro dovrai saltare l'ultima V e fare come abbiamo fatto poco fa, quindi una maglia altissima, e te lo faccio vedere e te lo faccio vedere. Sono arrivata alla fine della terza riga, quindi salterò la V, l'ultima la salto, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro in testa alla quarta catenella che ho di base, dove ho messo il segnapunto, prendo il filo, vediamo se riesco a passarci ugualmente. Ok, chiudo 2 a 2, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Ok, i passaggi sono sempre e solo questi, quindi dobbiamo saltare una V ad ogni giro
iniziare con 4 catenelle e quindi salto la V sottostante e finisco saltando la V e facendo una maglia altissima, ok? E andiamo avanti in questo modo. Quando riparti e fai le 4 catenelle, adesso io sono ancora da questa parte, 3 4, giri il tuo lavoro e salti la V, vai qui, magari se vuoi metti il segnapunto nella quarta delle tue catenelle, 1 2 3 e 4, nella quarta catenella, così da ritrovarti, ecco, se ti è comodo, ok? Io intanto vado avanti in questo modo, vai avanti anche tu e ci troviamo dopo. Ok, io ho finito, quindi non vado giù a punta, cioè nel senso non continuo a diminuire, ma lascio che si fermi in questo modo. Quindi ho fatto tutta la parte, anche perché voglio fare la rifinitura e mi è rimasto solo questo, quindi devo fare attenzione a stare dentro i miei 3 gomitoli. Il progetto sta venendo benissimo, ecco, forse così lo vedi meglio, però lo vedremo di più proprio sul manichino, così apprezzerai meglio la forma che stiamo facendo. Andiamo a fare la rifinitura. Allora, da dove hai finito? L'importante è che tu sia nella parte dritta del lavoro. Cosa facciamo? Proprio da dove abbiamo finito? Proprio in questo punto. Aspettate che ho una solona gigante, quindi vado a finire il mio punto. Ok, vai a fare una catenella, aspettami, ok, una catenella, rientra nello stesso punto, prendi il filo e mi fai una maglia bassa. Andiamo a fare delle ondine. Io sapete che le amo profondamente per 1000 motivi, quindi andiamo a fare 1 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel fianco della maglia bassa, quindi questa e questa, ok? Questa è la mia maglia bassa, nel fianco, quindi questa e questa. Prendi il filo, lo porti dentro e chiudi 2 e tieni le altre 2 sull'uncinetto. Rifai la stessa cosa entrando nella stessa parte, prendi il filo e chiudi 2. Riproviamo a vedere se è troppo grande con 3. Io rientro, prendo il filo, rientro nella stessa parte e chiudo 2. Adesso ho 3 o 4 asoline, chiudo tutte e 4 le asoline insieme e mi sembra un po' troppo grosso, vedi? Vedi? Quindi se hai un filato più sottile del mio, magari con 3 va bene. Se ce l'hai spesso come filato, basta semplicemente, quindi ne abbiamo, questa è la catenella iniziale, basta farne 2 anziché 3. Adesso te lo faccio rivedere per bene. Ok, quindi io ne faccio soltanto 2 più la catenella, no? Ho 3 asoline e chiudo tutte e 3 insieme. Vado a appoggiare la mia ondina sul mio lavoro e vedo che mi cade su questa catenella. Semplicemente entro in mezzo alla catenella, prendo il filo, quindi entro in mezzo, prendo il filo e faccio la maglia bassa. Rifaccio di nuovo tutto, quindi 1 2 e 3. Con questo uncinetto non sono più abituata a lavorarci. Filo sull'uncinetto, andiamo sempre sulla costina, sulla parte superiore, le 2 asoline della maglia bassa che abbiamo appena fatto, quindi entro nella prima e nella seconda, così, prendo il filo e chiudo 2 asoline.
filo sull'uncinetto, faccio la stessa cosa entrando sempre nelle due parti della mia maglia bassa. Chiudo e chiudo 2. Io, come detto, ne faccio soltanto 2 e di conseguenza adesso chiudo 2, avrò 3 asoline, chiudo tutte e 3 insieme, appoggio la mia ondina sul lavoro e guardo dove vuole essere fermata, qui, quindi in questo punto. Quindi entro e faccio una maglia bassa. Lo rifacciamo di nuovo insieme. Allora, 1, 2 e 3 catenelle. Abbiamo fatto la maglia bassa. Come vedi, la maglia bassa ha queste due parti verso di te, questa e questa. Prendi il filo, lo fai passare attraverso, però non ho preso il filo sull'uncinetto, passa attraverso le due parti della maglia bassa, prendi il filo e lo porti dentro e chiudi 2 asoline. Rifai la stessa cosa, filo sull'uncinetto, entra di nuovo dove sei già entrata, prendi il filo e chiudi 2. Se ne vuoi fare un'altra, fanne un'altra. Io ne faccio soltanto 2 oltre le 3 catenelle, ho 3 asoline rimanenti che vado a chiudere. Poggio la mia ondina sul lavoro e guardo dove vuole essere fermata. In questo caso è qui. E io passo con l'uncinetto all'interno, prendo il filo e chiudo. Ecco, perché le ondine, a parte che mi piacciono tantissimo, perché mi danno poi la possibilità di avere un'asolina per poi fermarmi con il bottone, e tutto è partito da quel bottone, va bene, e perché sarà lei a dirmi dove puntare l'uncinetto per continuare, come hai visto, e così posso fare tutto il bordo della mia, non so come chiamarla, se mantellina, se sciarpa, se non lo so, perché è un tutto, questo progetto è un tutto, questa nuova creatura. E andiamo avanti in questo modo, quindi anche quando tu sarai da questa parte, non devi contare, non devi far niente, sarà l'ondina che ti dirà dove vuole essere poggiata e fermata, e continui, continui e continui, finché non hai finito tutto il perimetro. Io spero con tutto il cuore di riuscire a finirlo con il filato che ho, altrimenti dovrò disfare e farlo con un filato a contrasto. Comunque, quando hai fatto la maglia bassa, tira su le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vai nella maglia bassa, nelle due parti della maglia bassa rivolte verso di te, questa è una e questa è la seconda, prendi il filo, lo porti dentro, chiudi 2 asoline e tieni il filo sull'uncinetto. Di nuovo filo sull'uncinetto, rientra di nuovo nelle due parti dove siamo appena entrate, prendi il filo, chiudi 2 asoline e le ultime 3 le chiudi insieme. A questo punto non ti rimane che chiedere all'ondina dove appoggiarti, quindi basta appoggiare l'ondina e vedere dove, ecco, lei mi sta dicendo di poggiarmi qui, vedi? Mi poggio qui e faccio la maglia bassa. Ed eccole qua. Prosegui così con tutte le ondine. Qui, allora, finito. Quello che volevo dirvi delle ondine è proprio questo. Io l'unica cosa che poi ho fatto e che non hai visto, ho messo i bottoni, i famosi bottoni che mi hanno spinto a fare questa mantellina, ma guardate che bella. Cioè, mantella, scaldacollo, non so come definirla, comunque sia. I bottoni, come vedi, passano attraverso le ondine. Quindi, in base poi ovviamente al filato, avrai la disponibilità di spazio più o meno ampio, quindi tu deciderai come, che poi non so se vanno così, comunque io li preferisco in questo modo. E ho applicato semplicemente
i bottoni nella parte del cuore, perché è femminile, nella parte del cuore, e ho semplicemente fatto entrare i bottoni sotto, vedi, proprio sotto le mie ondine, c'è proprio lo spazio. Quindi questa è l'apertura, questa è la parte dietro della nostra Cleopatra. Le ondine le abbiamo fatte tutte in tutto il perimetro, quindi siamo partiti, non riesco a fartelo vedere di là, siamo partiti di qua, poi si scende, qui tu lo vedi dal dietro, però sicuramente hai visto già tutto sul manichino. Ecco, questa è la parte che ti dicevo della maglia legaccio, no? Che abbiamo fatto insieme. La maglia legaccio, vedi come, non lo so, mi piaceva con questa partenza qua. Insomma, io sono veramente soddisfatta di ciò che vedo, e questo magari lo possiamo anche togliere, di ciò, di ciò che vedo. Vi ringrazio di avermi seguita, spero che vi sia piaciuta, spero tanto che vi sia piaciuta, e chissà se vorrai realizzarla insieme a me, io lo spero tanto, magari se sei qui è perché hai deciso di realizzarlo per te o da regalare, perché no? Da regalare, guarda. Ciao, alla prossima.